là potete vedere. C'è la prima, se qualcuno di voi lo riconosce, mi spiace. Andiamo dove c'è quel sassone là in fondo, è pieno di scavi, lì dove c'è Manuel, qui, lì, 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 qui, là dietro, è pieno di scavi. Anche là, vabbè. Quindi l'unica, farne uno nuovo è praticamente impossibile, non c'è più lo spazio. Allora andiamo dentro in uno scavo di un altro e vediamo. Giustamente si fanno prima degli assaggi, come sta facendo il Manuel, e come un briefing che si decide un attimino prima la zona. Avete visto prima che abbiamo scelto quel masso lì, che si vedeva da lontano, perché potrebbe essere una bella trappola. Purtroppo qui non c'è dove scavare, è in quale buco scavare, perché non sono stati neanche chiusi. Quindi ho deciso di scavare in questo qua. Se qualcuno di voi lo riconosce, mi spiace. Però non ho altre scelte, non ho altre scelte di scavi, e sinceramente aprire un buco e poi lasciarlo aperto per qualcun altro non è che sia molto bella come cosa. Comunque scavo qui, vediamo dai se trovo qualcosa, almeno il proprietario del buco sa di andare avanti. Miglioriamo l'esperienza di questo buco, cioè creiamo un piccolo torrentino che serve per tenere l'acqua pulita. Nel senso, siccome che qua c'è dell'argilla sulla sponda e l'acqua si sporca molto velocemente, aprendo qua, facendo passare dell'acqua, avremo l'acqua pulita per vedere dove stiamo scavando. Quindi stiamo ottimizzando il buco di qualcun altro. A proposito, lui è Manuel. Si chiamavano Camillo, Benso, conte di Cavour. con i canali. Noi della provincia di Novara, Vercelli, lo sappiamo chi era. Magari qualcuno di Roma, della Campania, Sicilia, magari non sa chi è. No, va benissimo. Sta lavando e come vedete adesso è trasparente e quindi si riesce a vedere anche sotto. Poi ovviamente se c'è troppa acqua basta chiudere, però almeno adesso capiamo se ci sono sassi grossi sotto, dove scavare, dov'è l'argilla, insomma tante cose. Ora vediamo con l'aiuto del metal i primi 20 cm e se mi dà già un segnale positivo. Qua dà un segnale positivo. Ok, quindi concentrare gli scavi in questa zona qui e vediamo se aveva ragione il metal. E ora testiamo la mia canalettina con questo tipo di materiale. Manuel, vieni a vedere. Quella è bella. Hai visto? Che bella. Eccola lì, pensavo di averla persa. Guarda Manuel. La vedi? Madonna che pepita che hai trovato Paolo! Sì, è una scaglietta. E vedi i granati, ci sono anche i granati grossi, dai. Il materiale va in tutto in proporzione, va bene, va bene. La giornata sta procedendo.
Io e il mio socio Manuel adesso siamo passati dalla canaletta piccola che faceva il solletico con questo materiale a quella più professionale che in questo momento sta usando Manuel. Io e Manuel di solito organizziamo dei team building. Cosa sono i team building? Ce lo facciamo spiegare da Manuel. Quindi Manuel, cosa sono questi team building che organizziamo sulla ricerca dell'oro? Sono dei gruppi aziendali che servono praticamente a Rafforzare il rapporto tra di loro. Esatto. Ok. Allora, i team building aziendali solitamente servono, vabbè, sicuramente a far vivere esperienze Uniche del suo genere, sicuramente. Solitamente si fanno esperienze outdoor e noi appunto proponiamo la ricerca dell'oro perché insomma, è una bellissima esperienza, sei in mezzo alla natura sul torrente e questi team building soprattutto servono per rafforzare i rapporti che ci sono tra i vari Dipendenti o anche tra i vari reparti, magari reparti o anche i dirigenti delle aziende. adesso qualcuno l'abbiamo già fatto e speriamo che ne faremo ad altri perché comunque sono anche divertenti per noi, perché conosciamo aziende, conosciamo altre realtà che magari il singolo privato non ci trasmette, adesso non è il termine giusto però. E quindi di solito dove li portiamo in torrenti o fiumi che sono auriferi sicuramente. Sono auriferi, sono facili, quindi non c'è niente di complicato No. né per arrivare con l'auto né In per piena sicurezza, quindi proprio adesso vabbè, questo non è il contesto magari più adatto. no, questo qua è nostro per divertirci noi. E dove anche l'acqua è veramente bassa, quindi non ci sono pericoli di sorta. Siamo tutte e due guide escursionistiche ambientali, quindi abbiamo il patentino, siamo professionisti, siamo assicurati, siete assicurati e in più abbiamo il primo soccorso e il BLSD, quindi se uno dovesse stare proprio male comunque sappiamo come comportarci, cioè non andiamo nel panico, oh mio Dio lo lasciamo lì, lo seppelliamo visto che siamo la pala, ma cerchiamo di salvarlo. Quindi nei team building cosa facciamo? Magari uno sta scavando e il suo compagno gli dà una mano col setaccio, mentre l'altro è incaricato in quel momento di usare la canaletta, così si riposa, un terzo magari userà la baffia, o un quarto usa la baffia e così via, a rotazione, come una vera azienda che c'è il processo produttivo. Ci siamo fermati un attimino lì e stiamo scavando più sotto, qui ovviamente lo scavo di qualcun altro, questo è più profondo e lì sotto c'è già più argilla rispetto a lì sopra che è una finta argilla, ecco, e vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro lì sotto come è successo lì. Il metal non dà più segnali positivi, quindi mi sono fermato. Qua il metal non l'ho neanche usato, anche perché è pieno di materiale ferroso, ecco guardate qua, e quindi cosa succede? Che continua a dare falsi segnali, vedete, questo qua è un pezzo di materiale ferroso, impazzisce un po' il metal. Abbiamo deciso di spostarci e di fare il nostro scavo per avere i benefici e la soddisfazione di essere stati noi a trovarlo e non grazie a qualcuno che ha aperto il buco prima di noi. E siamo già arrivati allo strato argilloso, che è questo qua, se vedete, ottimo, l'oro se c'è è qua depositato, adesso c'è da allargare un po' lì e sperare in bene. Sassi nell'argilla, facciamo un piccolo check up. C'è? Sì? Adesso aspetta, arriva. Allora, col metal non segna nulla segna soltanto qualcosa di ferroso. Bene signori, la giornata si sta per concludere.
Nell'altro buco, quello nostro, è andato meglio, e là potete vedere c'è la prima e ce ne sono altre, ma non mi interessa adesso farvi vedere cosa ho trovato nel dettaglio, ma vorrei che mi rispondiate a questo quesito. Allora, questo qua è lo scavo di un altro cercatore che noi abbiamo migliorato, pulito, ottimizzato per proseguire nella ricerca lì. Secondo voi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo coprirlo un pochettino o lo lasciamo così per il cercatore che aveva il suo buco, che quindi così se lo trova, diciamo, migliorato? Legalmente, secondo la legge, i buchi bisognerebbe ripristinarli, però come avete visto prima, questo torrente non esiste un posto che non è stato bucato. Quindi in questo caso voi cosa fareste? Noi vi lasciamo questa scelta e scrivete sotto nei commenti cosa fareste voi in questo caso. Lo lasciate così, migliorato, o lo chiudete e tornate a casa? Allora signori, la nostra avventura finisce qua. Spero che le informazioni e le curiosità che avevo detto in questo video vi siano piaciute e siano state interessanti, e spero di fare altre uscite con il Manuel, il mio collega del team building, e oltre anche escursioni normali comunque, cioè non soltanto aziende ma anche comunque gruppi di famiglie. Adesso ce ne è capitato il celibato, il dio nubilato. Sì, ne abbiamo fatte di cose. Quindi se voi siete interessati o siete un bel gruppetto e volete fare un'esperienza, contattatemi e io e Emanuele vi porteremo in qualche posto carino. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo a un prossimo video, avventura. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima.